Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i gemelli e le tendenze energetiche disponibili per l'estate 2026. Ok. Ragazzi, abbiamo il mondo e la torre, periodo di grandi cambi. A quanto pare può essere proprio la conclusione di un periodo, la conclusione di un progetto. Potrebbe anche essere la vendita di una casa per qualcuno. Un trasferimento, un trasloco, comunque un qualche cosa che ha a che vedere con la residenza. Andiamo a vedere con i tarocchi, vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto in descrizione trovate il numero di telefono, link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo. C'è il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Partiamo con la carta della luna. Abbiamo un asso di bastoni, un fante di spade, un 6 di coppe, 3 di coppe, e un 6 di bastoni. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere il movimento energetico del periodo e in un secondo momento andiamo a vedere settore per settore, quindi lavoro, amore, denaro, eccetera. Tenete presente che questi sono gli ultimi giorni per approfittare della promozione sulla lettura semestrale. Anche di quello c'è il link sotto in descrizione. Partiamo da questa luna. 2 di pentacoli. Difatti, secondo me è una scelta quella che andrete a effettuare. Qualcuno, visto che l'estate è già iniziata e sono un po' in ritardo con i video, potrebbe già aver fatto questa scelta. Potrebbe essere una scelta con questo 3 di spade dove c'è da sacrificare qualcosa, magari del tempo personale, tempo per gli altri. Potrebbe essere che dobbiate sacrificare qualche cosa che avevate già messo in piedi nel passato perché con questo 2 di pentacoli è come diventasse difficile gestire tutto insieme. Andiamo a vedere l'asso di bastoni, mondo e 10 di spade, che mi richiamano un po' queste energie qui, L'asso di bastone è una carta di azione, di movimento. Io qui sento che qualcuno di voi agirà o farà qualcosa o prenderà come un'iniziativa per concludere un certo capitolo. Mm. Diciamo che la conclusione non è necessariamente negativa, anche se effettivamente abbiamo torre 10 di spade, però ci sono due mondi, quindi può essere che per qualcuno si chiuda un capitolo. Se per esempio state scrivendo un libro, ecco, può essere che quest'estate finalmente riusciate a finirlo. Mm? Cose per lo stile, cioè è come un traguardo potrebbe anche essere che si raggiunge. Andiamo a vedere il fante di spade. Fante di spade mi sembra giusto e giustizia.
Io sento che sì, state chiudendo qualche cosa di vecchio o chiudendo qualche cosa che avete in piedi, perché qua si parte con due cose, potrebbero essere due progetti, due lavori, due partner romantici, abbiamo anche un 3 di coppe, un 3 di spade, c'è come un tentennamento iniziale e poi un'azione decisa che vi porta a concludere un capitolo. Da qui in avanti con questo fante di spade sento che è come se steste monitorando o cercando di capire o di osservare mm, come effettivamente possono essere le cose dopo questo asso di bastoni. Può anche essere con questa giustizia al contrario che ci sia bisogno come di mettere equilibrio anche su questo 2 di pentacoli, no? Ora, può rappresentare il fatto che si debbano magari, non lo so, fossero due progetti, si devono come suddividere gli orari di lavoro in modo equo, potrebbe essere per esempio il fatto che avete bisogno con questa giustizia di regolarizzare qualche cosa, può essere il ho una diciamo un'attività, un qualche cosa già in piedi e devo sacrificarlo per andare verso questo qualche cosa di nuovo. Però resto come in allerta per vedere se le cose effettivamente fluiscono. Andiamo a vedere il 6 di coppe, perché 6 di coppe è la carta del sogno. Io sento che state dirigendovi verso il vostro sogno senza neanche rendervene conto, mi viene da dire, in questo periodo, perché sarà un procedere molto lento con questo cavaliere di pentacoli, però è anche vero che è un procedere concreto, cioè il cavaliere di pentacoli quando fa un passo in avanti non torna mai indietro. Quindi è un movimento, diciamo, verso il concretizzarsi di qualche cosa. Andiamo a vedere il 3 di coppe, 7 di coppe, 6 di pentacoli e appeso. Io credo che sia un buon periodo per far partire la fantasia, mi viene da dire. 6 di coppe, 7 di coppe. Potrebbero anche essere collaborazioni. Qui arriva con questo 6 di pentacoli quell'equilibrio che con la giustizia al contrario prima non c'era. Sento come se ci fosse da festeggiare qualche cosa verso la fine dell'estate, verso la fine del periodo. Vi dico che il 6 di bastoni è la carta del successo, quindi può essere che questo taglio, che questo sacrificio, sento che qualcuno dovrà proprio sacrificare il tempo personale, però porterà a dei grossi risultati. Andiamo a vederlo questo 6 di bastoni, 5 di bastoni e forza. Sì, sento che vi metterà come in una situazione di sicurezza. È come se la crescita fosse minima, però costante. Cioè non è una di quelle crescite in questo senso, è più orizzontale, però è sempre costantemente rivolta verso l'alto. Con questa torre io sento che c'è qualcosa che dovete lasciare indietro e lo sento un po' qui. Considerata la luna, può essere qualche progetto vecchio che avete in piedi, qualche cosa, è come se non avesse tempo di seguire tutto. E quindi un po' l'energia va nel progetto A, che potrebbe essere quello vecchio, quello già in piedi, un po' la mettete in quello B, però alla fine è come disperdere l'energia. È come non puntare direttamente qualcosa. Nella mia esperienza personale vi dico che quando si parte con qualcosa, io sono abbastanza vulcanica come idee, ne ho sempre tante, però è come se fosse necessario partire con una cosa alla volta, rendere solido questo progetto, far sì che, come dire, vada avanti da solo per potersi permettere di pensare di iniziare qualcos'altro. Fatemi sapere come vi risuona nei commenti, ragazzi. Allora, adesso andiamo a vedere i vari settori. Partiamo dall'amore.
Allora, devo dirvi che potrebbe esserci una conoscenza. Vi dico subito i segni zodiacali perché sennò poi mi dimentico. Qui abbiamo Leone, abbiamo Gemelli come voi, Bilancia, Pesci, Vergine e basta. E con questa persona anche sento che la conoscenza è molto lenta, le cose vanno avanti in modo piuttosto lento, ma concreto. Io sento che alla fine del periodo avrete da festeggiare, troverete la vostra zona sicura, troverete come un equilibrio, inizierete come a vedere alternative, possibilità parallele o come sfaccettature, se vogliamo, della relazione o del potenziale relazionale che prima non riuscivate a vedere. Vi dico solo che potrebbe essere una persona a distanza, con questo mondo. Potrebbe essere proprio una distanza geografica. Magari siete in vacanza e conoscete questa persona in vacanza, per dire. Per quello che riguarda le persone che sono già in una relazione, dunque, non vi nego che con questo 3 di spade, 10 di spade e torre, mi viene quasi da pensare che sì, ci siano stati momenti grigi, che però questo potrebbe essere un momento, con questo asso di bastoni, il mondo, come se voleste chiudere il capitolo precedente e cominciare con un nuovo capitolo con il vostro o la vostra partner. Sento che le cose andranno meglio, però c'è da rimettere a testa in su questa giustizia, che alla fine dell'estate sarà più in equilibrio la relazione tra di voi, potrebbe anche essere un tema economico, un tema di residenza, andiamo a vivere insieme, prendiamo casa, chi si trasferisce a casa di chi, cioè potrebbe anche essere una cosa di questo stile, questo movimento, però è come un nuovo inizio, ragazzi, più in equilibrio, c'è come da festeggiare, c'è come un traguardo raggiunto qui, anche con il 6 di bastoni alla fine. Per le persone che sono in una relazione clandestina, non etichettata, difficile, allora anche per voi sento che potrebbe aprirsi un nuovo capitolo, ma dovete essere come, diciamo, bravi a lasciarvi indietro quello che vi ha fatto soffrire o quello che vi sta facendo soffrire, anche perché penso che con questa luna sia più roba vostra che roba di coppia. Comunque, ognuno ha la propria realtà. Sento che comunque andrete anche voi verso questo nuovo sogno. È come se piano piano le cose cambiassero e non ve ne rendeste neanche conto. Si tratta di cambiare anche un po' il punto di vista, il modo di vedere le cose, mi verrebbe da dire. C'è un riconoscimento anche per voi, alla fine del periodo. Per quello che riguarda il lavoro, allora, sento novità, progetti che iniziano, capitoli che si chiudono, lavori vecchi che vengono lasciati, trasferimenti, se state aspettando trasferimenti. Partiamo da chi è senza lavoro. Allora, può esserci un nuovo inizio, ragazzi, e sento che entro la fine dell'estate potrebbe anche essere un lavoro in regola. Magari si inizia un po' così, potrebbe essere che facciate come qualche sostituzione all'inizio o durante la fase estiva e che poi in realtà questo lavoro continui. Per chi stesse aspettando un trasferimento o per chi stesse pensando di andare all'estero o cambiare residenza o cambiare posto dove posto o settore anche dove si stanno mandando i curriculum è molto positivo questo movimento in questo periodo.
Per quello che riguarda le persone che sono dipendenti, allora qualcuno sarà in ferie e anche qui vi dico, dipendendo sempre dal tipo di situazione che avete, potrebbe esserci un cambio di ruolo per qualcuno di voi, magari un vostro collega è in ferie, se non lo siete voi, dovete sostituire qualcun altro. Sento che prenderete come un ruolo di comando in questo periodo che vi verrà molto bene e che verrà anche parecchio apprezzato dai piani alti. Potreste con questo movimento gettare le basi per un'eventuale promozione o un eventuale aumento di stipendio. Per chi fosse autonomo, sento nuovi progetti, probabilmente anche voi dovrete sacrificare qualche cosa di vecchio, un servizio, un prodotto che magari non vi rende più come prima, però qua si va verso qualche cosa di più positivo, di qualche cosa di più remunerativo, di più stabile. Avete il 6 di bastoni alla fine, ragazzi, quindi qui è, è un 3 di coppe, che è la carta dei festeggiamenti. Quindi io sento che qui c'è effettivamente il riconoscimento di qualcuno, un successo, un traguardo che arriva. Difatti abbiamo anche qui 2 volte il mondo. Parlando di denaro, io sento che sarà un buonissimo periodo, amici dei gemelli. Credo che potrete permettervi di spendere e spandere anche per divertirvi, per qualche capriccio in più. Mi parlano di macchina, qualcuno potrebbe dover cambiare la macchina o dover cambiare qualche tipo di strumentazione a casa, elettrodomestico. È un buon periodo perché perché è come se si presentassero nuove possibilità di guadagno, a parte i soldi che possono entrare con il vostro lavoro. Sento che, allora, per qualcuno di voi potrebbe essere la vendita della casa, come avevo detto. Per qualcun altro potrebbe essere il fatto che lasciando, per esempio, una di queste 2 cose indietro all'inizio, uno di questi 2 progetti, potreste dover vendere del materiale, potreste poter fare delle vendite di mobili e oggetti di seconda mano. Ci sono come dei soldi che arrivano in più a causa di vendite. Non so, magari avete qualche hobby che state cercando di monetizzare o non lo so, se avete figli state cercando di vendere gli abiti smessi o cose per lo stile. Però vedo che c'è un potenziale di soldi in più che arrivano, amici dei gemelli. Ok, parliamo di progetti. Per chi avesse dei progetti, ehm, inizio bomba, mi verrebbe da dire. Se sono progetti già in piedi, anche qui ragazzi sento che c'è come una lenta progressione verso il successo. Può essere che non vediate subito i risultati o magari arrivano ma non sono quelli che voi vi stavate aspettando, però non importa, l'importante è vedere sempre che c'è quel 1 in più ogni giorno. Poi se è 2, 3, 4, 10 meglio ancora. Però a livello di movimento energetico è meglio vedere una salita lenta ma costante piuttosto che una salita molto rapida, ehm, perché si sa che tutto quello che nasce in fretta finisce in fretta. Parliamo, cosa ho detto? Un po' tutto ho detto, no? Forse manca. Ah, la famiglia manca. Per quello che riguarda l'ambito familiare, intendo famiglia di anime, quindi compresi gli amici, compresi i vicini, i colleghi di lavoro. Sento che qui potreste effettivamente tagliare i ponti con qualcuno. Mm.
questo 10 di spade, questa torre, questo nuovo inizio, questa chiusura di un capitolo mi può far pensare che ci sia o un tema tra di voi o proprio una relazione che effettivamente in questo periodo potrebbe terminare, ragazzi, potrebbe terminare. Stavo cercando di vedere se riuscivo a dire trasformarsi, ma ho più la sensazione che finisca. Non che litighiate, però ho come la sensazione che vi rendiate conto che la dinamica con questa persona è sempre la stessa, che ci sono sempre scuse, che magari state sempre male con questa persona, che non è molto sensibile o empatica nei vostri confronti e qualcuno di voi potrebbe semplicemente pensare o decidere di lasciar perdere. Va bene, andiamo a vedere un koan, quindi un messaggio zen per la meditazione e la riflessione. Se cammini, cammina. Se sei seduto, siedi, ma non esitare. Quindi quello che vi dice qui è fate una scelta e un'azione decisa. Cioè qualsiasi cosa scegliete va bene, non è in discussione il tipo di scelta, ma non perdete tempo nella non scelta. Non esitate. Ok, andiamo a vedere un messaggio induista adesso. So che c'è qualcuno tra di voi che conosce gli dei induisti, quindi scrivete sotto nei commenti perché io disconosco i nomi. L'immagine è questa e la frase dice: se desiderate bere una bevanda dolce, ma nell'acqua aggiungete del sale, fantasticando che sia zucchero, non potrete mai ottenere ciò che volete. Qui la fantasia la sento, con il 7 di coppe. Questa è la condizione dell'uomo oggigiorno. Egli desidera la pace, ma non sa come raggiungerla, ed usa mezzi che non lo conducono al fine desiderato. Non siate falsi con voi stessi. Le proiezioni della luna e del 7 di pentacoli e del 7 di coppe ci vedo qui, Siate onesti con voi stessi. Più uno è onesto con se stesso, più riesce a capire qual è la strada che vibra, che è più in allineamento con sé per raggiungere i propri obiettivi e i propri scopi. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi abbia dato spunti interessanti di riflessione, fatemelo sapere nei commenti. Potete mettere hype, dare like, iscrivervi o condividere il video per sostenere il canale. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti mi può contattare via mail oppure potete anche abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti la formazione è ben più vasta perché lì tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto basso astrale, di kundalini, si parla di vista eterica, di come sviluppare i sensi psichici, si parla di traumi, di chakra. È un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale e che sto condensando e mettendoli a disposizione per voi. Quindi date un'occhiata ai titoli dei video, almeno vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Sono le playlist con le copertine lilla, sono numerate, sono 5 playlist ma sono numerate dall'1 al 4 perché una è suddivisa in 3A e 3B, sono 2 playlist che vanno viste parallelamente. Comunque trovate tutto all'interno di queste, potete dare un'occhiata. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un'estate splendida, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!